New York, 1901. L'iconico banchiere J.P. Morgan stringe la mano al magnate dell'acciaio Andrew Carnegie. Congratulazioni, signor Carnegie, lei è l'uomo più ricco del mondo. Morgan ha appena comprato il suo impero dell'acciaio per $480 milioni, l'equivalente all'epoca del 2% del PIL americano. Da quell'accordo nasce US Steel, un colosso talmente grande che a Wall Street lo chiamano semplicemente The Corporation. Carnegie ha 65 anni. Cresciuto nella povertà, decide di usare quella ricchezza per biblioteche, università e istituzioni culturali. Diventa un filantropo. Fino a poco tempo prima, però, Carnegie, come Morgan o Rockefeller, era considerato uno dei robber barons, i baroni ladroni, industriali accusati di essersi arricchiti non solo grazie al talento, ma anche attraverso monopoli, pressioni politiche e condizioni di lavoro durissime. È la Gilded Age, l'età dorata americana, segnata da contrasti profondi, ricchezze immense per pochi, povertà per molti. È il capitalismo industriale nella sua essenza più pura. Questo è Capitalismo, luci e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia. Il podcast che vi racconta l'origine e i segreti del sistema che governa il mondo, il capitalismo. Un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Questa puntata si intitola Industria. L'età dorata americana inizia nel 1870 e finisce nel 1913. È un periodo di splendore tecnologico e consolidamento economico. In questi anni arriva l'elettricità, il trasporto ferroviario su larga scala e il telegrafo. L'America, sempre più integrata territorialmente, inizia a diventare una grande potenza, sebbene ancora molto ripiegata su se stessa. Questa è un'era però caratterizzata da disuguaglianze estreme. Nel 1900 l'1% più ricco della popolazione americana possiede più di metà di tutta la ricchezza terriera. Lui è Edoardo Campanella, direttore dell'Investment Institute di Unicredit. Per capire come si siano formati divari così profondi, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo tornare all'Inghilterra del XVIII secolo, quando prende forma il capitalismo industriale. Durante la fase del capitalismo mercantile, di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, il profitto nasceva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di merci provenienti da terre lontane. Il capitale era remunerato in funzione del rischio legato a lunghe e pericolose spedizioni commerciali. Con il capitalismo industriale, invece, il profitto non deriva più dal commercio, ma dall'investimento del capitale in processi produttivi sempre più efficienti. La rivoluzione industriale, dalla filatrice meccanica al telaio automatico, trasforma il lavoro, aumenta la produttività e rende possibile la produzione di massa. Ed è proprio in questo nuovo contesto che nasce il conflitto tra lavoro e capitale, un conflitto che attraverserà l'intera storia del capitalismo. Un buon momento per segnare l'inizio del capitalismo industriale è il 1776, quando Adam Smith pubblica La ricchezza delle nazioni, il libro che consacra Smith come padre dell'economia moderna. Smith critica il mercantilismo di cui parlavamo nello scorso episodio, fatto di monopoli e protezionismo, di commissioni tra Stato e mercato, e getta le basi per l'ascesa del liberalismo. Esalta le virtù del mercato e la sua mano invisibile, l'idea che quando ciascuno insegue il proprio interesse, finisce quasi senza volerlo per generare vantaggi che ricadono sull'intera società. Intorno a lui l'Inghilterra è in pieno fermento. Proprio nel 1776, infatti, James Watt perfeziona la macchina a vapore, nascono i primi telai meccanici e la produzione di cotone esplode. Prima della rivoluzione industriale, la crescita era frenata dalla scarsità della terra. Con la meccanizzazione, questo limite viene meno.
Il capitale diventa un fattore di produzione dinamico che viene reinvestito in macchinari, infrastrutture e tecnologia per aumentare efficienza e profitti. Smith idealizza la divisione del lavoro, la concorrenza, il libero scambio. È poco attento però alla dimensione sociale. L'intero impianto capitalistico britannico dell'epoca dipende in larga misura dallo sfruttamento sistematico e opportunistico delle colonie. Le condizioni di lavoro in Inghilterra sono durissime, turni estenuanti, salari da fame, rischi continui. Nelle fabbriche e nelle miniere, uomini, donne e perfino bambini vengono sfruttati senza scrupoli. Ma se è così, come mai immagini di questo genere si osservano anche nel Novecento, in molte città industriali della Russia sovietica, un contesto che col capitalismo aveva ben poco a che fare? Prima di proseguire, cerchiamo di capire meglio che cos'è e cosa non è il capitalismo. Sentiamo Fabio Petti, co-chair dell'Investment Institute di Unicredit. Anche se il capitalismo moderno nasce con la rivoluzione industriale, non coincide con il solo progresso tecnologico. Nel corso della storia, infatti, innovazione e sviluppo su larga scala si sono verificati anche all'interno di sistemi che non erano capitalistici in senso proprio. Fino al 600, la Cina era una straordinaria fucina di innovazione. Da lì provengono 3 tecnologie decisive per la modernità: la bussola, che rivoluziona la navigazione, la polvere da sparo, che trasforma la guerra, e la stampa, che cambia per sempre la comunicazione. Allo stesso modo, la coincidenza storica tra la nascita del capitalismo moderno e la diffusione del liberalismo politico può facilmente indurre a confondere capitalismo e democrazia, ma questa sovrapposizione è fuorviante. Le 2 dimensioni possono influenzarsi a vicenda, ma non coincidono necessariamente. Non a caso, oggi, convivono forme molto diverse di capitalismo, da quello liberal-democratico occidentale a quello autoritario, come nel caso della Cina. Anche industrializzazione e capitalismo, sebbene si siano sviluppati storicamente in parallelo, non sono la stessa cosa. L'industrializzazione è un processo tecnico. Il capitalismo, invece, è un sistema economico e sociale fondato su un insieme di istituzioni che regolano e tutelano l'attività economica. Si può avere industrializzazione senza un capitalismo pienamente sviluppato, come accadeva in Unione Sovietica, così come si può avere capitalismo senza industrializzazione, come l'Olanda del 600 di cui abbiamo parlato nel primo episodio. Dicembre 1791. Alexander Hamilton, segretario al Tesoro americano, presenta al Congresso un rapporto sulla manifattura. È un documento fondamentale che apre una spaccatura politica profonda negli Stati Uniti e ne segna il futuro economico per sempre. Hamilton sostiene che l'America debba sviluppare l'industria e la manifattura per diventare una vera potenza. Thomas Jefferson, segretario di Stato e futuro presidente, si oppone con forza. Per lui l'America deve restare una nazione agraria. Jefferson credeva che le grandi città e fabbriche avrebbero corrotto i valori della Repubblica. Queste divergenze di vedute riflettono una realtà concreta. Agli inizi della loro storia, gli Stati Uniti sono divisi in 2 economie molto diverse. Al nord si sviluppa un'economia più commerciale e orientata verso l'industria nascente. Ci sono porti, fabbriche tessili, nasce una classe di imprenditori. Al sud, invece, domina un'economia agraria basata sulle grandi piantagioni di cotone, tabacco e riso, lavorate con il sudore degli schiavi, al centro della tragica tratta transatlantica. Jefferson, che viene dalla Virginia, rappresenta gli interessi degli agricoltori del sud, nonostante le idee di Hamilton abbiano la meglio e portino ad un forte processo di industrializzazione, l'America rimane spaccata in 2. La contraddizione esplode con la guerra civile del 1861, che contrappone gli stati del nord, industrializzati e contrari alla schiavitù, agli stati del sud, la cui economia agricola dipende dal lavoro coatto. Lo storico John Madjuski parla di 2 forme rivali di capitalismo. Guardare a quest'epoca solo apparentemente lontana da noi aiuta a capire meglio il presente.
La nascita del capitalismo industriale a fine Settecento avvia la grande divergenza, il processo che porterà alla supremazia delle economie occidentali, le stesse che oggi compongono il G7. Molto del divario economico tra stati americani e tra gruppi etnici affonda le radici nelle forme di capitalismo precedenti alla guerra civile, quello industriale del nord e quello delle piantagioni schiaviste del sud. I diritti dei lavoratori, di cui beneficiamo oggi, derivano invece dalle lotte sociali nate dalle profonde trasformazioni tecnologiche dell'industrializzazione. Anche la US Steel, da cui siamo partiti nel nostro racconto, è tuttora in attività. Oggi è di proprietà della giapponese Nippon Steel, sebbene l'acquisizione sia stata prima ostacolata dall'amministrazione Biden e successivamente autorizzata da quella Trump, con una clausola che consente al governo degli Stati Uniti di opporsi alle decisioni più delicate. A oltre un secolo dalla sua nascita, la US Steel resta un simbolo della vecchia America industriale. Ma echi del capitalismo ottocentesco emergono anche altrove. Allora la minaccia che le macchine sembravano costruire per il lavoratore operaio favorì la nascita del luddismo, un movimento di protesta che contrastò l'innovazione tecnologica. Oggi, con l'intelligenza artificiale, milioni di posti di lavoro qualificato rischiano di essere automatizzati, una dinamica che riporta alla luce tensioni di natura simile. C'è anche un altro aspetto ricorrente. Gli Stati Uniti stanno vivendo una seconda Gilded Age, segnata da innovazioni vertiginose e disuguaglianze profonde. L'1% più ricco controlla oggi oltre il 30% della ricchezza nazionale. L'influenza politica dei grandi imprenditori della tecnologia ricorda da vicino quella esercitata, un secolo fa, da Carnegie, Rockefeller e Morgan. È in reazione allo schiavismo, al colonialismo e alle condizioni disumane dell'industria ottocentesca che nasce il socialismo, un movimento che immagina una società in cui ricchezza e mezzi di produzione non siano concentrati nelle mani di pochi, ma gestiti nell'interesse collettivo. Le fabbriche dell'epoca, con turni infiniti, salari da fame e condizioni di lavoro precarie, rendono evidenti le disuguaglianze del capitalismo industriale e alimentano la domanda di un cambiamento radicale. Questa nuova consapevolezza spinge i pensatori progressisti a proporre modelli economici basati sulla cooperazione e la solidarietà e su una ridistribuzione più equa della ricchezza. È in questo clima di conflitti sociali che prende forma il comunismo, teorizzato dal filosofo Karl Marx, che troverà nella rivoluzione russa del 1917 la sua prima concreta realizzazione storica. Per i liberali l'accumulazione di capitale è il frutto virtuoso del risparmio. Per i marxisti è invece il segno dello sfruttamento e dei salari negati ai lavoratori. Con la contrapposizione tra il capitalismo senza regole e il comunismo si chiude l'epoca del capitalismo industriale e si prepara la nascita di quello gestito del XX secolo. Il pendolo, tra Stato e mercato, è pronto per un'altra oscillazione. Ringraziamo Edoardo Campanella e Fabio Petti dell'Investment Institute di Unicredit. Al prossimo episodio. Capitalismo, luci e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia è un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast, scritto da Edoardo Campanella e Leonardo Segato.